Salute a tutti! Con questo video chiuderemo la trattazione del delitto di Baccaiano, che è stata molto lunga, ma questo delitto ha delle con sue complessità intrinseche che non è possibile ignorare. Ecco, con questo ultimo video faremo alcune puntualizzazioni e cominciamo dando un'occhiata a quelle che sono state le critiche alla dinamica che ho proposto, che a dire il vero di critiche significative, troppo significative, non ne ho viste. Ne prendo in esame due di due ascoltatori. Cominciamo da Gabriele Perrone, che così ha scritto: vorrei però dire che se il professor Cingolani testimoniò in aula che i due colpi non mortali alla testa di Paolo erano incompatibili con movimenti coordinati e finalistici, ahimè, noi profani dobbiamo prenderne atto, almeno fin quando un altro medico legale, altrettanto autorevole, non confuterà l'opinione del professor Cingolani. Allora, io avevo già detto che il parere del professor Cingolani era un parere un po' traballante. Ecco, consideriamo innanzitutto il contesto nel quale venne espresso questo parere. Il contesto era quello di una deposizione in aula nella quale Cingolani dimostrò di non ricordarsi nemmeno troppo bene di alcuni aspetti del suo lavoro, no? Lui aveva fatto l'autopsia e fu poco preciso. Cioè, quello che voglio dire è che questo parere non era inserito nel contesto di una perizia con relativa dimostrazione o comunque giustificazione delle asserzioni di chi l'aveva scritta. Qui era un parere un pochino così, un po' estemporaneo. Allora, tanto per dare un'idea delle incertezze di Cingolani in quel contesto, vi leggo un altro paio, oltre a quello che ho già letto nel video scorso, un altro paio di suoi scambi, in questo caso con il PM. PM, scusi un attimo, di questi 4 colpi ce ne sono, da come ci ha descritto lei, alcuni per i quali si può dedurre una potenza maggiore e alcuni sicuramente meno. Domanda: i colpi sono quelli su Paolo. Nel senso, possono aver incontrato un ostacolo prima di colpire il ragazzo? È compatibile per qualcuno di questi colpi una diminuzione della potenza o della velocità del proiettile dovuta al fatto che ha incontrato prima il vetro? Risposta di Cingolani: non si può dire nulla in proposito. No, direi di no. Ma allora, io naturalmente sono tutt'altro che un anatomopatologo e un medico e compagnia bella, no, però se ci sono stati 2 colpi al cranio, di cui uno ha superato le ossa, ha devastato l'encefalo, quello che poi ha ucciso il povero ragazzo, e l'altro che non è riuscito a penetrare le ossa, è rimbalzato, e quello all'orecchio, è rimbalzato contro l'arcata dentale superiore, allora, non è che la pistola ha sparato con 2 cartucce differenti, le cartucce erano sempre le stesse. Se il secondo colpo non ha superato le ossa del cranio, vuol dire che è stato rallentato da qualcosa, cioè alla fine vuol dire che ha incontrato un vetro. Insomma, per cui la risposta di Cingolani è una risposta che non ha senso. Cioè, come si fa a dire che non si può stabilire che uno di questi colpi fosse stato frenato? Per forza che era stato frenato, se no sarebbe penetrato anche lui, no? Questo è il mio modesto parere. Quel colpo che, se vi ricordate, nella mia dinamica viene sparato contro il parabrezza e poi trova dall'altra parte la testa di Paolo. Un altro punto: avevo detto che Cingolani si era un po' confuso su quale era il primo colpo. Allora, qui Cingolani sta descrivendo la ferita sulla spalla di Paolo. Un foro rotondo, fra l'altro, e questo fa prospettare una non deformazione del proiettile prima di entrare. In altre parole, non ha avuto un impatto contro
delle strutture solide tanto da deformarsi prima di entrare. Cioè Cingolani dice che la ferita era regolare, rotonda, per cui quel proiettile era integro, non aveva, prima di entrare nel corpo di Paolo, era integro, non aveva incontrato ostacoli. PM, quindi è un po' incompatibile con quello che ci ha detto prima. Cingolani, sì, e allora non è il primo. La regolarità, Cingolani risponde, la regolarità del colpo mi farebbe pensare di sì, cioè lui intende di no, che non è il primo. Ecco, Cingolani aveva detto che quel proiettile era il primo. Allora, a me questo mi è sufficiente per considerare il parere di Cingolani in questo contesto un parere non vincolante, insomma, cioè non è vero che con quelle ferite, escluso quella che poi lo mandò in coma, Paolo non si sarebbe potuto muovere, cioè non c'è certezza che non si sarebbe potuto muovere se non altro. Veniamo al secondo ascoltatore, che è Andrea Ghidini. Lui scrive: ma se Paolo poteva muoversi, come mai non ha chiesto aiuto ai ragazzi, urlando o suonando il clacson? Se uno è ferito e si accorge che c'è gente, chiede aiuto anche solo aprendo la portiera o uscendo dalla macchina. Ecco, qui c'è un altro aspetto che ritengo debba essere così messo da parte, che è quello del tentativo di mettersi nei panni di una persona in quelle condizioni. Ora, una persona in quelle condizioni non può ragionare come ragioniamo noi qui seduti davanti a un computer, davanti a una tastiera, pensando quali potevano essere le azioni più logiche, no, in quella situazione. Però se proprio vogliamo andare a ragionare su quello che avrebbe potuto fare Paolo nella situazione in cui era, cioè dopo essere stato colpito da 3 proiettili e essere nella macchina, nella fossa, allora di uscire dalla macchina prima dell'arrivo dei ragazzi, prima che si fermassero i ragazzi, io penso che a una persona intelligente non l'avrebbe fatto. Perché? Perché ci poteva essere il mostro in giro. Insomma, era più logico far finta di essere morti, tanto per parlare chiaro, no? Far finta di essere morti sperando che il mostro, se era nei paraggi, lasciasse perdere e se ne andasse. Quando arrivarono i ragazzi, cosa poteva fare Paolo? Allora i ragazzi dimostrarono subito di essersi accorti che lui era vivo, lo dissero tra di loro, poi andarono, anche per questo motivo, andarono a chiedere soccorsi, a cercare i soccorsi. E allora Paolo, in quelle condizioni, privo di forze, insomma, aveva capito che i ragazzi avevano capito che lui era vivo e questo era sufficiente. Che bisogno c'era di fare altre azioni, tipo suonare il clacson, magari poteva ancora temere che il mostro fosse nei paraggi, no? E che magari arrivasse e sparasse anche a questi ragazzi. Insomma, in quella situazione la cosa più logica da fare era aspettare che arrivassero i soccorsi, buono, cos'altro poteva fare. Poi va bene, dopo lui decise di spostarsi dietro per andare a vedere come stava la sua ragazza, secondo me per stare vicino alla propria ragazza, e questo è un comportamento che non si può giudicare, insomma, in quella situazione quello che lui pensava non si può sapere. Allora, archiviate le attuali critiche alla dinamica che ho proposto, che io appunto di significativo ho trovato soltanto queste. Parliamo un attimo di questa dinamica. Ecco, qui io sarò così, vi racconterò il mio piccolo orgoglio, cioè io, diciamo onestamente, di tutti i lavori che ho fatto sul mostro, questa dinamica la ritengo uno dei migliori, perché nel momento in cui io la proposi c'era veramente il buio su come si potevano far quadrare tutti i vari elementi di questa complessissima scena del crimine, no? Ecco, io così mi piacerebbe fare una piccola, brevissima storia di questo mio lavoro, che iniziò
su un blog che adesso non c'è più, che è stato chiuso dopo un annetto, che io aprì nel 2011, che si chiamava Riflessioni sul mostro di Firenze, sottotitolo Alla ricerca della verità in mezzo alla confusione. Ecco, io pubblicai un po' di articoli e il 10º, 15º era proprio uno sulla dinamica di Baccaiano, dove io proposi questo embrione di dinamica. Già era questa la dinamica, ma era un embrione, no? Ecco, da questa immagine possiamo vedere tutto l'articolo. Chi avesse voglia di interessarsi di un piccolo caso di archeologia, diciamo mostrologica, chiamiamola così, se lo può leggere, fa il suo fermo immagine e se lo può leggere. Ecco, qui c'è l'embrione della dinamica. E l'articolo è del 28 febbraio 2011, qui sono passati già più di 10 anni. Poi, sempre su questo blog, feci un altro paio di articoli, una volta, qualche mese dopo, una volta che uscì la questione delle collature di Degotia sui forum e così via. Uno di questi articoli lo intitolai Un vero leone a Baccaiano. Con questo titolo volevo mettere in evidenza lo sfortunato tentativo di Paolo Mainardi di salvarsi a tutti i costi, lottando come un leone. Infine, la dinamica vera e propria, quella più o meno quella che vi ho raccontato, l'ho pubblicata nel 2016 sul mio blog attuale, Quando sei con me il mostro non c'è. Ecco, dopo questo articolo è stato pubblicato su YouTube un video da parte di Luca Scuffio di Prato, è un video di un annetto fa. È facilmente rintracciabile scrivendo su YouTube Scuffio Baccaiano e vengono fuori questi due video sulla dinamica di Baccaiano. Ecco, Scuffio ha ripreso la mia dinamica e però ha introdotto anche alcune varianti sulle quali onestamente non sono d'accordo. La cosa principale di differente rispetto alla mia dinamica è che racchiude tutti gli eventi dal primo colpo del mostro fino all'ultimo ai fari, poi lasciando il colpo di grazia dopo l'arrivo dei ragazzi, dopo la ripartenza dei ragazzi, come nella mia dinamica, ma i primi 8 colpi li racchiude tutti nell'intervallo di tempo tra il passaggio di Carletti e il successivo passaggio di Poggerelli e Calamandrei, cioè in quel paio di minuti. Cioè, in sostanza, lui non accetta il fatto che nel momento in cui passò Carletti, il mostro aveva già sparato i primi 3 colpi, colpendo Paolo alla mandibola e uccidendo Antonella. Secondo lui, le cose erano avvenute così, che il mostro era lì, non so se era arrivato al momento, era lì già da un po', stava guardando questi ragazzi e uscì fuori, cioè iniziò a sparare nel momento in cui Paolo accese la macchina per andare via. Possiamo vedere, ecco, in questa prima immagine i primi 2 colpi che secondo Scuffio colpirono il primo Paolo all'orecchio. È il colpo che io colloco dopo, durante la fuga, attraverso il parabrezza. Lui lo colloca come primo colpo attraverso il vetro del finestrino e anche in questo caso, essendo frenato dal vetro del finestrino, non penetra e va sull'arcata dentaria superiore. Poi Scuffio fa sparare un secondo colpo che è quello che, per il fatto che Antonella tira la testa di Paolo, colpisce Paolo alla mandibola e in uscita colpisce Antonella alla fronte di striscio, sotto la cute, diciamo, è il colpo che la colpisce sotto la cute. Il terzo colpo sarebbe quello che colpisce Antonella alla fronte uccidendola. Però nel frattempo, secondo Scuffio, Paolo avrebbe reclinato la testa sullo sportello. Il mostro avrebbe sparato un quarto colpo, sempre lì in quel contesto, ma Paolo, come se automaticamente, diciamo, come se il suo piede avesse continuato a premere l'acceleratore come al momento in cui voleva ripartire, e la macchina iniziò a muoversi e il mostro avrebbe sparato il quinto colpo colpendo Paolo alla spalla.
Ora qui bisognerebbe andare a vedere, innanzitutto c'è un piccolo difetto, probabilmente una dimenticanza di Scuffio nel raccontare, no? Che manca il colpo al parabrezza, perché i 3 colpi in fossa, anche per Scuffio, sono 2 ai fari e 1 al fanalino di posizione lato passeggero, per cui mancherebbe il colpo al parabrezza. Secondo me Scuffio qui voleva dire che il quarto colpo, cioè il bossolo D, era corrispondente al colpo alla spalla. Il quinto colpo era un colpo al parabrezza, che Scuffio non fa andare su Paolo perché ritiene che il parabrezza lo avesse deviato in basso e questo colpo non avesse colpito il ragazzo. Io credo che lui intendesse questo, no? Però qual è il difetto fondamentale di questa variante? È che Paolo non ebbe il tempo, la ferita di Paolo alla mandibola non ebbe il tempo di provocare l'imponente sanguinamento sullo sportello, sia sul pannello interno sia internamente allo sportello, con la fuoriuscita del sangue attraverso lo sfiato per poi produrre le famose colature di Degotia. Ecco, onestamente qui il tempo di produrre, di far uscire questo sangue non c'è, non si capisce come avrebbero fatto queste strisciate di sangue a prodursi. Allora, a questo punto abbandoniamo definitivamente la dinamica del delitto e occupiamoci di altri aspetti al contorno per chiudere l'argomento del delitto. Vediamo il discorso della differenza riguardo l'individuazione delle vittime. Un argomento che è stato affrontato anche nei vari interventi sotto i vari video. Ecco, allora abbiamo visto nei delitti precedenti, lasciamo perdere quello del 74 che è una cosa a parte, ma nei 2 dell'81 abbiamo visto che il mostro era andato in una zona di coppiette. Nel giugno a Scandicci molto probabilmente aveva individuato la coppia. Nell'ottobre a Calenzano non aveva individuato la coppia, ma comunque era andato in una zona di coppiette a vedere se ce n'era qualcuna. In questo caso invece quella zona non era una zona di coppiette, era semplicemente uno slargo lungo un rettilineo di una strada dove ogni tanto qualche coppietta si fermava, ma non è che c'era un posto dove il mostro si poteva mettere di vedetta e vedere magari un movimento che poteva avvenire in qualche stradina, qualche coppietta che si fermava da qualche parte e così via, no? Considerando anche l'ora, è evidente che quella coppia fu vista per caso. Il mostro passava di lì, era già tardi, e vide questa macchina parcheggiata, capì che dentro c'era una coppietta e decise di attaccare. Allora, qui i casi possono essere 2, no? Perché sul perché il mostro passava di lì. O il mostro era alla fine di una serata di caccia infruttuosa, cosa possibile perché ce ne saranno state tante di queste serate infruttuose, dove il mostro aveva girato, era andato a cercare le sue occasioni e non ne aveva trovate. Questo vuol dire che a bordo aveva tutto il suo armamentario, per cui non fece altro che andare a parcheggiare la macchina. Possiamo vedere qua l'ipotesi che io ho fatto sulla via Volterrana, parcheggiare sulla via Volterrana e poi percorrere i campi di lì alla piazzola e poi attaccò i 2. Oppure poteva anche essere che fosse alla fine di una serata, diciamo così, tra virgolette, normale. Cioè aveva fatto una serata normale, si era in inizio d'estate, non è che magari tutte le sere lui usciva per andare a uccidere, no? Non era uno di quelli che ne faceva fuori 100, a lui gli bastava la sua coppia, vabbè, l'anno prima erano 2, poi dall'82 in poi sarebbe stata una all'anno. Per cui è possibile anche che avesse fatto una serata di altro tipo, fosse passato di lì. Ecco, però c'è da pensare che se la sua serata era una serata normale, non avesse avuto a bordo la pistola, sì, era anche possibile, ma ragionevolmente no. C'era sempre il rischio, insomma, che magari qualcuno, i carabinieri, gli aprissero la macchina, chi lo sa. Se lui non aveva a bordo il suo armamentario, vuol dire che era andato a prenderlo e era tornato indietro. Questo vuol dire che abitava non troppo lontano.
che il mostro non abitasse troppo lontano da lì, dal luogo del delitto di Baccaiano, e poi sarebbe stato chiaro anche in seguito, quando sia per il delitto di Giogoli, sia per quello di Scopeti, soprattutto per quello di Scopeti. Insomma, una persona della zona che era passata di lì, aveva visto la tenda e poi aveva deciso di attaccare. Insomma, che il mostro abitasse nella zona di Scandicci, San Casciano, era abbastanza probabile. E al di là di chi fosse, no? Adesso qui è inutile andare a vedere, qualcuno dirà che era Lotti, no? Lotti che abitava lì, lasciamo perdere che fosse Lotti o non fosse Lotti. Non sono soltanto io a dirlo, ma diciamo che in molti pensano che la zona di San Casciano Scandicci fosse una zona molto molto possibile come zona di residenza del mostro. Ecco, per cui io penso che le cose siano andate così. Se era in caccia e stava andando verso casa sua alla fine di una serata infruttuosa, se non era in caccia, aveva visto la coppia, era andato a casa a prendere il suo armamentario, era tornato indietro velocemente, era arrivato proprio un attimo prima che la coppia se ne andasse, per la sfortuna di questi due ragazzi. Adesso passiamo alle indagini. Allora, naturalmente le indagini non avevano, cioè gli inquirenti non avevano niente, no? Non avevano niente e per avere qualcosa si attaccarono a tutto. In particolare è un po' anche ridicolo, secondo me, il loro tentativo di indagare su una bustina di un medicinale che venne trovato sulla piazzola. Leggiamo lo scambio tra Bevacqua, l'avvocato di Pacciani, e Olinto Dell'Amico al processo Pacciani. Olinto Dell'Amico era il comandante del nucleo operativo dei Carabinieri. Bevacqua: si ricorda se fu ritrovata nella piazzola dove accadde il fatto anche una bustina di Norzetam? Dell'Amico: sì, fu fatta tutta una ricerca su questo Norzetam. Bevacqua: fu fatta una ricerca, tant'è che c'è un rapporto a sua firma che dice così: la bustina vuota del farmaco Norzetam, rinvenuta verso le ore 11 del 2682, cioè il giorno dopo il delitto, nella piazzola ove sono stati assassinati i fidanzati Mainardi e Migliorini, apparteneva al lotto preparato dalla Albert, eccetera, eccetera. Detto lotto è stato consegnato al deposito di Roma in data, eccetera, eccetera. Cioè fu fatta proprio un'indagine alla ricerca di dove era stato prodotto questo medicinale, eccetera, eccetera. Anche il medico che poteva averlo prescritto. Dell'Amico: sì, sentimmo anche tutti i medici per sapere chi prescriveva questo Norzetam. Bevacqua: perché era un medicinale di un certo tipo che faceva. Dell'Amico: veniva usato anche, mi sembra, per persone insomma un po' malati nervosi, dice Bevacqua. Allora, questo Norzetam era un medicinale di tipo, insomma, per il sistema nervoso, aveva un principio attivo che si chiama piracetam. Ecco, questo medicinale oggi non è più in vendita da 15 anni, ma il suo principio attivo serviva per curare la demenza, comunque un decadimento delle capacità cognitive. Veniva usato per gli anziani, ma veniva usato anche per i giovani, non è che era soltanto ad uso di anziani. Però era un medicinale che veniva usato continuativamente, cioè veniva preso 2 o 3 volte al giorno per periodi lunghi. E contribuiva a migliorare le capacità cognitive di persone che avevano un deterioramento mentale. Cioè non era un medicinale, non era un calmante, no? Gli inquirenti immaginarono che il mostro avesse preso ipotizzarono che il mostro avesse preso questo medicinale per superare una crisi di panico, ma era un medicinale che non era fatto per quello, non era un Tavor, per esempio, no? Questi medicinali qua che vengono usati per calmarsi e che dopo 20 minuti, mezz'ora cominciano a fare effetto. Ora, insomma, sembra veramente assurda questa cosa, no? Che gli inquirenti avessero pensato che il mostro, quando? Mentre era lì che stava decidendo di attaccare, avesse preso questo medicinale perché si sentiva troppo nervoso.
oppure che lo avesse preso dopo che aveva sparato i primi colpi mentre passava Carletti e lui era agitato perché vedeva tutte queste macchine, oppure che l'avesse preso quando stava scappando, era tornato dalla fossa, dalla parte della fossa sulla piazzola per poi recuperare la sua macchina, si era fermato in piazzola e aveva preso questo medicinale. Era veramente una cosa assurda, no? Cioè non è possibile che degli inquirenti avessero pensato a una cosa del genere, eppure indagini vennero fatte e addirittura poi ci sarà anche, questo lo vedremo con l'apertura della pista sarda, ci sarà anche l'ipotesi che questo medicinale l'avesse usato Francesco Vinci, che lo usava, pare, no? Però va bene che la usava durante un delitto, insomma. La logica vuole che una persona che si era trovata dentro la sua macchina in questa piazzola avesse preso questo medicinale, allora che lo doveva prendere, perché questo medicinale andava preso a ore precise, cioè 3 volte al giorno a determinate ore, no? Perché facesse il suo effetto. Era arrivata l'ora di prenderlo, questa si era attrezzata e si era preso questo medicinale e poi, senza immaginare che quello che avrebbe scatenato, buttò la bustina fuori dal finestrino. Ecco, avrebbe fatto meglio a mettersela in tasca. Chiudiamo l'argomento Norsetam e affrontiamo un altro, una cosa un pochino più intelligente che fecero gli inquirenti. Intelligente ma non troppo. Cosa successe? Allora, il giorno dopo la scoperta del delitto, cioè il lunedì, il delitto era avvenuto di sabato, la domenica Paolo Mainardi fu ricoverato, insomma la notte stessa fu ricoverato e poi morì. Il lunedì uscirono giornali, questa è la Nazione del 21 giugno, lei era morta, lui agonizzava, espirato senza poter parlare. Cioè i giornali scrissero che lui era morto senza poter dire niente, era rimasto incosciente tutto il tempo. Purtroppo, con ritardo, a Silvia Della Monica venne in mente di preparare una trappola al mostro, che era quella di far pubblicare una notizia che diceva che invece Paolo, prima di morire, era riuscito a descriverlo, a raccontare di lui. Per cui la Della Monica riunì i giornalisti, chiese loro se erano disposti a pubblicare una notizia del genere, trovò del consenso e infatti il 22, cioè martedì, uscirono i giornali con notizie di questo tipo. Questo è Paese Sera. Prima di morire è riuscito a dare un volto al mostro. Cioè, diciamo che scrissero una notizia dicendo che non era vero quello che avevano scritto il giorno prima, ma era voci provenienti da ambienti investigativi dicevano che Paolo era riuscito a descrivere il mostro. La speranza degli inquirenti era quella che il mostro si fosse allarmato e avesse reagito in qualche modo. Avesse reagito in un modo che magari poteva anche contribuire a farlo prendere, magari non consegnandosi, no? Perché sarebbe stato stupido, però magari un qualcosa che avrebbe potuto contribuire a identificarlo. Allora, non è che questo tentativo avesse grandi speranze, no? Ma poi cioè, è una cosa che non è che bisogna ridere su queste cose qui, però mi viene da ridere perché i giornalisti stessi furono, quelli della Nazione, furono poco furbi. Se noi andiamo a vedere, abbiamo visto Paese Sera, ma la Nazione del martedì uscì con questo articolo, no? Che il titolo era "Prima di morire Paolo ha detto qualcosa? Punto interrogativo". Ma sotto questo articolo ce n'era un altro intitolato così: "Occorre trarlo in inganno". Insomma, veramente assurdo, no? Che si tenti di trarre in inganno il mostro e sotto si scriva "occorre trarlo in inganno". Una cosa che, insomma, viene veramente da ridere. Poi vedremo gli effetti
ci furono degli effetti di questa iniziativa della Monica. Però va bene, questa iniziativa nell'immediato non portò a nulla, gli inquirenti brancolavano nel buio e verso la fine del mese, il 30 giugno, alla fine del mese, decisero di pubblicare un identikit che era stato compilato l'anno precedente dopo il delitto di Calenzano. Questo identikit l'avevano fatto vedere durante durante i giorni successivi al delitto a tutta una serie di persone, anche ai guardoni della zona di Baccaiano, ma nessuno l'aveva riconosciuto. Allora pensarono di pubblicarlo per vedere se qualche lettore poteva riconoscerlo. Ecco, allora, l'identikit è questo, è quello famosissimo che oggi viene usato come avatar, come copertina di libri, insomma, su questo identikit poi si sarebbero fatti ragionamenti, si sarebbe cercato di identificarlo con Faggi, uno degli imputati del processo ai compagni di merende, e poi addirittura c'è chi ci vede, qui non voglio dire il nome, ma un personaggio importante tra gli inquirenti, no? Cosa perché è assurda. Evidentemente, non so io, questo identikit ha delle caratteristiche che si avvicinano a quelle di tante persone. Allora, vediamo innanzitutto come nacque questo identikit. Allora, si legge nel libro Al di là di ogni ragionevole dubbio. Due fidanzati, Rossella Parisi e Giampaolo Tozzini, la sera del duplice omicidio, intorno alle 0:30, duplice omicidio di Calenzano, intorno alle 0:30, attenzione 0:30, mentre percorrevano con la propria autovettura via Mascagni in direzione di via dei Prati, notarono un'autovettura proveniente dal senso opposto. Viaggiava ad elevata velocità al fine di evitare una possibile collisione. Erano stati costretti a fermare il proprio mezzo e nella circostanza notavano trattarsi di un'autovettura tipo sportivo, di colore aragosta o rosso sbiadito, condotta da una persona di apparente età di 45-50 anni, stempiata dal viso e sguardo stravolti, con lineamenti tondeggianti, vestito di scuro, di cui riuscivano a far comporre un identikit della parte superiore, che è quello che abbiamo visto. Allora, dopo questo identikit arrivarono frotte di telefonate e qualcuno ci rimase male perché ci fu una persona, un certo Giuseppe Filippi, che era il gestore di un bar, che durante tutto quel mese, durante il mese di luglio, era stato preso di mira da scherzi di ragazzi per la sua somiglianza con questo identikit, e il 31 luglio si tagliò la gola. Evidentemente questo povero uomo avrà avuto altri problemi, io non credo che si fosse tagliato la gola soltanto per questo, però certo, diciamo che anche questa storia contribuì a questo fatto. Ma questo identikit, chi poteva aver rappresentato? Il mostro di Firenze? Allora, qui vediamo in questa piantina la posizione in cui ci fu questo avvistamento, questo incontro dei due testimoni con la macchina di questo personaggio, che dovrebbe essere quel ponte. Ecco, consideriamo che l'avvistamento avvenne a 00:30. Il delitto era avvenuto da almeno un'ora. Che quel personaggio fosse il mostro di Firenze direi proprio che è da escludere. Cosa ci faceva il mostro di Firenze dopo un'ora ancora nella zona? È possibile però che fosse un guardone che era capitato sul luogo del delitto, a cose fatte a quell'ora lì, aveva visto quello che c'era e era scappato a gambe levate, e naturalmente poi si sarebbe guardato bene dal denunciare il fatto ai carabinieri, no? Dopo quello che era successo l'anno prima con Spalletti, con Enzo Spalletti. Allora, dicevamo che comunque il tentativo, la trappola della Monica, molto probabilmente qualche effetto l'ebbe.
c'è chi pensa che l'effetto fu quello di indurre il mostro a telefonare all'autista dell'ambulanza che aveva soccorso Paolo Mainardi, Lorenzo Allegranti. Ecco, allora, al prossimo video parleremo di Lorenzo Allegranti. La speranza è quella di confutare, come per molti credo sia stata confutata quella di Spalletti, di confutare anche questa leggenda. Questo comunque lo vedremo al prossimo video. Vi saluto.